Buongiorno a tutti, The Kitchen Mofo, pasta. Oggi non vi cucino un c***o perché sono pigro, ma parlerò così, visto che la gente vloggo anche io. Pasta, pesto, sono proprio le robe semplici che uno fa quando non ha voglia di fare da mangiare. E io sono uno di quelli, nonostante faccia i video. La pasta a me piace al dente, proprio voglio sentire il dente che si rompe quasi. Quindi il rumore può darsi che si senta. Dicono che c'è anche maleducato parlare con la bocca piena, ma sono da solo, quindi chi se ne frega. Questi video li chiamano mukbang, mukabang. Io in realtà non ho tutta questa roba davanti. È una porzione di pasta, diciamo, neanche camionistica. È giusto per un ragazzone delle mie dimensioni. Il pesto che ho usato, perché senza aglio? Perché già c'ho una vita sentimentale proprio ridicola. Se ci aggiungo anche la super fiatella, in giro non mi si caga nessuno. Io ce l'ho un po' questa paranoia del fiato pesante. Ce l'abbiamo tutti qualche volta, io mi annuso anche per sapere se ce l'ho. Può succedere. Io ho abitato a Madrid in passato e la mattina in metropolitana per andare a lavorare certe robe. E poi se mangi l'aglio non è solo il fiato, proprio lo sudi, si sente da tutte le parti. E la mattina quando entri in metropolitana, che hai camminato magari 10 minuti sotto il sole, 40 gradi, quando sali sul treno si sente. Ho anche imparato a dire ohne Zwiebeln in tedesco quando andavo nel fast food e non volevo l'hamburger con la cipolla, proprio per quello. C'è da dire che sulla cipolla ho cambiato un po' idea. Cotta me la mangio anche, se non si esagera con le porzioni. E la cipolla cruda che proprio non è cosa. Conosco gente che se la mangia tipo mela. Io non ce la faccio. Fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate dei cibi che fanno fare l'alito pesante. Ditemi le cose che evitate o le cose che magari mangiate apposta per rompere i c***i a chi vi sta intorno. Poi ovviamente vi do il benvenuto nel resto dello studio dove faccio le mie ricette, che poi è casa mia. Dietro c'è un po' di casino, devo ancora decorare, insomma un sacco di roba da fare, mi sono trasferito qua da poco. Se c'è qualcosa che attira la vostra attenzione ditemelo, sono curioso di sapere voi che guardate i miei video di cosa vi appassionate. Perché ho voluto fare questa cosa del vlog oggi? Alla fine se una persona ha un canale dove si espone con la propria faccia, ha anche una storia da raccontare. E io qualche cosina voglio anche condividerla con voi. Ho fatto poco tempo fa questo video in cui rispondevo a qualche domanda su Instagram. Ovviamente io non è che sono Kim Kardashian, che ha 2 milioni di persone che ogni giorno le scrivono chiedendogli che colore sono le sue mutande. Le mie tra l'altro sono nere perché sfina il nero. Poi trovo che questo sia anche un modo buono per farmi conoscere. Alla fine sì, mi metto in cucina, faccio vedere le cose che faccio, anche male qualche volta. Però è anche carino condividere qualche informazione in più con chi si diverte a guardare uno scemo che parla davanti a una telecamera. L'idea di fare dei video mentre si mangia mi è venuta guardando Dame Drops, così si chiama il suo canale. È un tizio americano che a me fa spaccare dal ridere, che fa un sacco di video mentre mangia hamburger, panini, zozzerie di ogni genere in macchina. Lui fa queste odi al cibo ed è un po' da quello che mi sono ispirato per le mie prime cose su YouTube. Ormai ho quasi finito. Io vi invito a iscrivervi al canale qui sotto. Non sarà sempre uno che mangia e chiacchiera, faccio un sacco di altre cose. Mi piacerebbe se mi seguiste qui, ma anche su Instagram. Ma certi messaggi che ricevo, e non sono tanti, non è che sto facendo la celebrità di mi scaldano davvero il cuore, perché vuol dire che qualcuno apprezza le cose che fai, anche se le fai tanto per divertirti. Vedo persone che pubblicano cose che dici vabbè sì, c'ha un bel culo, tette grosse, c'ha la macchina bella, alla fine è tutta ostentazione, che a me dà fastidio. Come mi dà fastidio l'ostentazione nel cibo. Tutti questi ristoranti super gourmet con le cose artistiche a me stanno un po' sulle palle, ci vado anche a mangiare, sono anche buone. Vorrei che il concetto di semplicità passasse anche da quello. Tanto io alla fine quella roba me la devo mangiare. Non dico che me la devi tirare sul piatto come se stessi costruendo un muro di mattoni. Se un prodotto è buono, sarà bello. Non è che se un piatto di pasta è sempre bello, no? Certo, se non lo fai di mettendo certe cose. Quindi non serve fare tutta quella roba là, io non la comprendo. A me piace un altro tipo di cucina. Diciamo, tra un cracco e un rubio, e non è per i tatuaggi.
me frega, l'attitudine di Rubio la preferisco. Se non altro è uno che la cosa figa gourmet l'ha studiata, sa di cosa sta parlando e probabilmente si è reso conto che non gli fa alcuna differenza nella vita, preferisce una cosa un po' più, tra virgolette, genuina. Nonostante sia un ciccione, non ce la faccio più, non riesco più a mangiarlo, la scalderò più tardi, non userò il microonde perché non sono fan del microonde. Se siete riusciti ad arrivare alla fine di questo video vi ringrazio tantissimo, vi invito di nuovo a iscrivervi al canale, ci saranno delle belle novità prossimamente, ci vediamo alla prossima, ciao!